Ciao a tutti, sono Rui. Oggi vi propongo due ricette semplicissime di uova marinate. La prima ricetta facciamo con lo stile giapponese, il quale ha il tuorlo, quello tenero. Per intenderci è l'uovo che voi spesso trovate insieme al ramen giapponese. La seconda ricetta della uova marinate invece lo facciamo allo stile cinese insieme alle 5 spezie e il tè. Sono entrambe ricette facilissime da fare, ora andiamo subito a vedere come vengono fatte. Let's go! Anche gli ingredienti sono abbastanza semplici. Oggi preparo 6 uova, quindi ho preparato 200 ml di acqua, poi della salsa di soia chiara, un po' di mirin, un cucchiaino di zucchero e poi se ce l'avete un po' di katsuobushi. Se non ce l'avete non fa niente, potete anche non mettere questo ingrediente. Facciamo bollire dell'acqua calda in una pentola. Da quando l'acqua comincia a bollire, cominciamo a mettere giù le uova. Le uova, per avere il cuore tenero, devono stare in acqua a bollire circa 6 minuti, così avranno il cuore, il tuorlo ancora cremoso, mentre l'albume sarà cotta. Fate un calcolo voi perché dipende dopo un po' anche dalle dimensioni delle uova, quindi circa 6-7 minuti. Nel frattempo facciamo bollire tutti gli altri ingredienti in un'altra pentolina. Anche la nostra salsa per la marinatura è pronta. Questo basta che la lasciamo un attimo da parte a raffreddare. Spegniamo il fuoco e spostiamo subito le uova in acqua fredda, ghiacciata. Con l'acqua ghiacciata questo ci aiuta dopo a sbucciarli facilmente senza rompere l'uovo. Sbucciamo le uova. L'uovo è super tenero perché mi sa che si vede che dentro è ancora cremoso. Lo lasciamo in un contenitore pulito. Abbiamo le nostre uova pronte e quando vedete che la vostra salsa sia quasi fredda, possiamo cominciare a versare dentro. Chiudiamo le nostre uova una notte in frigo a marinare. Domani saranno già pronte per essere degustate. Le uova marinate cinesi facciamo con le 5 spezie al profumo di tè. Abbiamo pepe di Sichuan, anice stellato, foglia di alloro, cannella e poi in più userò il tè rosso come la quinta spezia. Per il tè voi potete usare uno qualsiasi, è più per dare il profumo, quindi non è che incide moltissimo sul gusto, però di solito per non sprecare io uso sempre un tè che sta per quasi scadere, ecco. E poi avremo bisogno un po' di salsa di soia chiara e un po' di salsa di soia scura per dare il colore, in più un po' di sale a sufficienza. Ne facciamo sempre 6 di uova. Per le uova marinate al tè non richiede una temperatura diciamo così specifica, quindi in realtà potete buttarle dentro quando volete. Importante è renderli cotti, ecco, quindi facciamo cuocere e bollire intanto circa 10 minuti. Vabbè, da 6 uova sono diventate 8 perché ce ne sono un paio che mentre le buttavo dentro si sono rotte. Quando le uova sono ben cotte possiamo già raccoglierle in acqua fredda sempre. In questo giro in realtà non serve sbucciarle, lo raffreddo un attimo perché adesso devo rompere un po' il guscio, quindi lo faccio raffreddare solo per non farmi scottare. Ora con un cucchiaio dobbiamo solo rompere delicatamente le uova sul guscio, facendo così. Dobbiamo fargli fare delle crepe non troppo grandi perché entrano magari troppo sapore mentre andiamo a marinare, ma solo così leggermente. Andiamo a rompere tutto
facendolo diventare così. Ora prepariamo di nuovo l'acqua dove andiamo a mettere tutti gli ingredienti che avevamo preparato. E adesso andiamo a immergere le nostre uova in questa salsa. Lasciamo le uova bollire così per circa altri 10 minuti, in modo tale che la salsa penetra anche il guscio. Dopo 10 minuti possiamo spegnere il fuoco e aspettiamo che si raffredda per poi spostarlo come prima in frigo e lasciarlo una notte. In realtà possono essere mangiate anche già adesso, però dopo una notte a marinare il profumo e il sapore sarà ancora più intenso. Vuoi mangiarne una intanto? No. Sicura? Sì. Ok. No. Ma sai che cosa ti perdi, amore? Anche queste le lasciamo in frigo per una notte. Eccole qua le nostre uova. Uova alle 5 spezie e il profumo di tè e le uova marinate allo stile giapponese con tuorlo tenero. Queste uova potete metterlo sul riso, sul vostro ramen, oppure mangiarle così semplicemente alla colazione e possono essere conservate in frigo fino a 4 giorni.